Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. Il Kant Z501 Gabbiano era un idrovolante ad ala alta con scafo centrale, con due galleggianti fuoribordo. Era alimentato da un solo motore installato al centro dell'aereo e servì con la Regia Aeronautica durante il conflitto spagnolo e la Seconda Guerra Mondiale come aereo da ricognizione. Nel 1933 fu necessario bandire un concorso per un velivolo che servisse nella ricognizione marittima lontana, RML, e che avrebbe dovuto agire anche come bombardiere e capace di una velocità massima di 300 km/h a 1500 metri. L'ingegnere Filippo Zappata, uno dei maggiori progettisti aeronautici italiani, nel 1927 lasciò i cantieri riuniti dell'Adriatico per andare in Francia a lavorare per la Blériot. Su suggerimento di Italo Balbo ritornò in Italia e riprese a lavorare alla CRDA Kant su una serie di nuovi velivoli. Il primo di questi fu lo Z501, destinato a sostituire il Savoia Marchetti S78. Il prototipo Z501 con matricola militare 247 volò per la prima volta il 7 febbraio del 1934, affidato al pilota collaudatore Mario Stoppani. Il propulsore del prototipo era l'Isotta Fraschini Asso 750R da 750 cavalli. La velocità di crociera risultava di soli 275 km/h, quindi decisamente inferiore alle richieste del bando. Tuttavia, i punti di forza erano la tangenza pratica di oltre 7.000 metri e una notevole autonomia di 2.600 km, che poteva portare fino a 12 le ore di volo con l'ausilio di apposite predisposizioni per il riposo dell'equipaggio. Al concorso partecipò anche la Macchi con il C-77, portato in volo da Francesco Agello, più leggero e più veloce dell'aereo di Zappata. Tuttavia, un'apposita commissione della Regia Aeronautica giudicò l'aereo Macchi pericoloso nelle fasi di decollo e ammaraggio, così venne preferito il Kant Z501 per equipaggiare le squadriglie da ricognizione marittima. L'unica variante obbligatoria richiesta dalla Regia Aeronautica rispetto al prototipo riguardava l'installazione di due voluminose torrette a poppa dello scafo e sulla gondola motore. Nel contempo l'asso 750 fu sostituito dall'asso 11 RC15 da 880 cavalli, sempre della Isotta Fraschini, per cercare di compensare con il lieve aumento di potenza la mezza tonnellata di peso in più derivante dalle predisposizioni belliche. Tuttavia la velocità massima ne risentì ugualmente, tant'è che scese a 245 km/h, però l'autonomia restò invariata. Il Kant Z501 era caratterizzato da un'architettura armoniosa. La fusoliera era del tipo a scafo centrale e aveva una struttura interamente in legno. Il motore era un Isotta Fraschini Asso 750R da 750 cavalli nelle prime serie, poi sostituito da un Isotta Fraschini Asso 11 RC15 da 880 cavalli, entrambi a 12 cilindri a V raffreddati a liquido, azionanti un'elica tripala metallica a piaggio a passo variabile del diametro di 4 metri per l'asso 750 e 4,2 per l'asso 11. L'alimentazione era fornita da 8 serbatoi metallici, 4 per ogni semiala autostagnanti con il sistema Semape, per un totale complessivo di 2068 litri. Vi erano inoltre altri 2 serbatoi ausiliari in fusoliera, per un totale di altri 320 litri, ed un serbatoio alare autostagnante con 165 litri di olio sul bordo d'attacco della semiala sinistra. L'ala, a pianta ellittica,
era costituita da un piano centrale e due semiali esterne di tipo bilongherone a profilo biconvesso con rivestimento lavorante in compensato e superfici mobili rivestite in tela. Le due semiali esterne erano collegate alla gondola motore situata sopra la cabina di pilotaggio. Il tutto era assicurato alla fusoliera tramite cabane montanti e controventature in metallo. Gli alettoni dotati di aletta di compensazione occupavano quasi tutto il bordo di uscita alare, nella parte esterna ai galleggianti. Gli impennaggi di coda erano sempre in legno con rivestimento in tela di lino per le superfici mobili. La deriva era parzialmente smontabile e lo stabilizzatore era irrigidito da due montanti controventati per lato e provvisto di incidenza variabile a comando meccanico. Lo scafo aveva una carena a spigolo con due gradini Redan ed era costruito a guscio. Il fasciame di fondo era trattato con vernici antiputride e impermeabilizzanti, mentre l'opera morta e il dorso erano rivestiti in tela. Vi era anche una dotazione di 3 pompe da esaurimento infiltrazioni. Vi erano inoltre 2 galleggianti laterali intercambiabili e impermeabilizzati a guscio del volume di circa 830 litri, attaccati ai puntoni che assicuravano la stabilità laterale. A prua vi era la postazione dell'osservatore, mitragliere e bombardiere e nelle prime versioni questa postazione era scoperta. In seguito fu sostituita con una carenatura vetrata e venne abolita l'arma. Era dotata di strumenti per la gestione della rotta e di mira con un traguardo tipo Iozza che al momento dell'impiego veniva estratto da un finestrino laterale con il puntatore protetto da un frangivento trasparente. Vi erano i comandi per lo sgancio del carico di caduta e infine l'alloggio delle attrezzature marinaresche. I 2 piloti erano in posizione affiancata con la strumentazione standard. Dietro si trovava la postazione del navigatore e la botola apribile per l'accesso anche in volo alla gondola motore tramite una scaletta fissata alle controventature. La gondola che ospitava il motorista mitragliere era abitabile e disponeva della strumentazione relativa al propulsore. Il vano di riposo era provvisto di 2 brandine, alle spalle delle quali vi era la postazione del radiotelegrafista, con ricevitore AR5 e ricetrasmittente AR350i. La postazione difensiva di coda era affidata al radiotelegrafista mitragliere. L'armamento difensivo nelle prime serie era costituito dalla mitragliatrice Lewis da 7,7 per la torretta superiore e posteriore, con 10 caricatori da 47 colpi. Nelle successive venne installata una torretta idraulica Breda A3 sulla gondola motore e A2 sul dorso, entrambe dotate di mitragliatrice Breda Safat da 7,7 mm, alimentate da nastro continuo da 500 colpi per arma. L'armamento di caduta era costituito da 2 bombe da 250 kg o 4 da 160 kg, normali o antisommergibili. Vi era anche una dotazione di razzi illuminanti. L'impianto elettrico a 12 volt era alimentato da un generatore a mulinello sul bordo d'attacco dell'ala destra. Vi era anche una batteria nel vano del radiotelegrafista. La dotazione da ricognizione fotografica era composta da una macchina fotoplanimetrica OMI a lastre o pellicole montata sul lato destro della fusoliera ed una panoramica portatile. L'apertura alare del Kant Z501 era di 22,50 metri, la lunghezza era di 14,95, l'altezza era di 4,40. La superficie alare era di 62 metri quadrati. Nella serie con motore Asso 750 il peso a vuoto era di 3.750 kg, quello massimo al decollo di 5.850. La velocità massima era di 224 km/h, l'autonomia era di 2000 km e la tangenza pratica di 4600 metri. Con il motore Asso 11 RC15 invece la velocità massima era di 236 km/h, il peso a vuoto era di 3850 kg, mentre quello massimo saliva a 5950.
La tangenza pratica saliva a 5.520 metri, mentre l'autonomia rimaneva invariata. L'equipaggio era composto da 4 o 5 persone, 2 piloti, un motorista, un radiotelegrafista, oltre ad un eventuale ufficiale osservatore della Regia Marina che svolgeva il ruolo di comandante. Tra il 19 e il 20 maggio del 1934 lo Z501 modificato stabilì un nuovo record di distanza per idrovolanti di 4.130 km volando da Monfalcone a Messaua in Eritrea in 26 ore e 35 minuti. Questo record di distanza fu però perso a causa di un aereo francese il 23 giugno dello stesso anno. Così il 16 luglio venne stabilito un nuovo record con 4.930 km fino a Barbera, in Somalia, in 25 ore. Le prime unità della Regia Aeronautica equipaggiate con il Gabbiano furono la 141esima squadriglia in Eritrea, l'83esimo gruppo di Augusta, l'85esimo di Elmas e il 62esimo in Spagna. Il 18 maggio del 1937 9 Kant Z501 Gabbiano entrarono in servizio con la sezione autonoma, poi squadriglia da ricognizione marittima lontana dell'aviazione legionaria, durante la guerra civile spagnola di base a Palma de Mallorca, da cui compirono anche azioni antinave. All'entrata in guerra dell'Italia il 10 giugno del 1940, il comando dell'aviazione ausiliaria per la Regia Marina aveva in servizio 202 aerei, suddivisi in 15 squadriglie. Durante tutta la durata del conflitto gli apparecchi furono utilizzati da 20 squadriglie di pattugliamento nel Mediterraneo, svolgendo inoltre anche operazioni di salvataggio aeromarittimo. Per sopperire alle esigenze di pattugliamento fu ordinata la costruzione dell'aereo anche presso l'Aeronautica Sicula di Palermo, ex Ducrot. Alla fine del 1941 vi erano Kant Z501 in 15 delle 27 squadriglie da ricognizione marittima. Furono responsabili, in collaborazione con navi italiane, della distruzione dell'HMS Union e del danneggiamento di altri 3 sommergibili. Alcuni Z501, circa 12 unità, furono acquistati dalla Romania. Alcune di queste unità riuscirono ad affondare 2 sottomarini sovietici nel 1941 che incrociavano nel Mar Nero. Alla fine del 1942 erano in servizio nella Regia Aeronautica 199 aerei, 88 dei quali operativi. Nel settembre del 1943, alla soglia dell'armistizio, la ricognizione marittima aveva ancora 240 aeroplani, dei quali solo 84 erano Z501, di cui una quarantina operativi. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, svariati Kant Z501 furono catturati ed utilizzati dalla Luftwaffe, ma si trattava di aerei sequestrati in Romania. Di questi, una parte furono ceduti all'Aeronautica Nazionale Repubblicana, che però non sembra averne fatto uso. La Regia Aeronautica co-belligerante al sud mise in servizio tra le 25 e le 30 macchine, assegnate al primo e secondo gruppo idro. La produzione totale del Kant Z501 Gabbiano fu di 455 macchine, 236 delle quali costruite dall'Aeronautica Sicula. Gli ultimi esemplari di queste macchine vennero costruiti proprio nell'azienda di Palermo. Una parte di essi sopravvisse alle vicende belliche e continuò a prestare servizio nella neonata aeronautica militare fino al 1948. L'ultimo esemplare venne demolito nel 1949. In generale lo Z501 aveva una reputazione mista, era piacevole da volare, avendo un carico alare basso e buone prestazioni quando fu introdotto per la prima volta. Era abbastanza affidabile, nonostante avesse un solo motore raffreddato a liquido. C'erano problemi con la durabilità della fusoliera in legno, in particolare degli aerei costruiti durante la guerra. Le sue qualità marittime erano scarse e l'aereo era suscettibile alle intemperie. La fusoliera si rompeva spesso in mare agitato. Un altro problema era la gondola del motore. Se l'aereo atterrava pesantemente, l'elica poteva schiantarsi contro la cabina di pilotaggio. Il Kant Z501 Gabbiano è meglio conosciuto come Mamma Yut, Mamma Aiutami, soprannome affibbiatogli dagli equipaggi.
L'origine di questo nome è incerta. Una teoria vuole che l'aereo, spesso impegnato nei compiti di ricerca e soccorso, veniva chiamato Mamma Youth dagli equipaggi dispersi in mare che lo vedevano arrivare. Un'altra teoria è che si sia guadagnato questo soprannome perché era indifeso contro gli aerei nemici. Il nostro Mamma Youth aveva per i suoi equipaggi anche altri e ben diversi appellativi. Bisogna considerare infatti che le 26 squadriglie che costituivano l'organico dell'aviazione da ricognizione marittima erano sparse su un vasto territorio, quindi il Mamma Youth fu chiamato anche mulo, lumacone, tartaruga e testa di rana.